Va bene, volete un'altra dimostrazione che in Italia di bistecche non ne capiamo un tubo? Ve la do. Meno di una settimana fa è stato eliminato da MasterChef tale Johnny Pescaglini. Chi è? Un tizio con una montagna di capelli che vantava una particolare predisposizione e attitudine verso la cottura della bistecca, che era un po' il suo cavallo di battaglia, a suo dire. Bene, a un certo punto gli è stato chiesto di realizzare un famoso piatto del celebre chef londinese Jeremy Chen, che abbina astice a carne di manzo. Preciso che non sono un grande fan di MasterChef, non so se l'eliminazione sia stata giusta, non giusta, meritata o non meritata, sinceramente non me ne frega niente. Ciò che mi interessa è quello che lui ha detto nel momento in cui i giudici gli hanno contestato che la carne da lui servita era cruda. Al di là del fatto che lui dica che ha misurato la carne col termometro ed era a 52 gradi all'osso, mentre dalla visualizzazione di una semplice immagine a bassa risoluzione come questa si vede chiaramente che non è così. Non voglio dire che sia un bugiardo, magari ha solo posizionato male la sonda o che ne so, ma in ogni caso, ma chi se ne frega. Ad un certo punto però, per giustificarsi, lui dice: da noi la si mangia così. Il che vuol dire non ho bisogno di sapere nient'altro. Da noi si mangia così, quindi vuol dire che è giusta così. Il punto è che noi italiani applichiamo sulla cottura della bistecca lo stesso presunto senso di superiorità che applichiamo un po' ovunque. E in questo video io parlavo esattamente di questo. Ora, questo video ormai è uscito da più di un mese e ancora oggi io ricevo tutti i giorni commenti e messaggi di gente super incazzata, di quelli che la carne italiana è un patrimonio che il mondo ci invidia o di quelli che la cucina italiana è stata dichiarata patrimonio dell'UNESCO. Parentesi, UNESCO, ma perché lo avete fatto? Già prima pensavamo di essere capaci di cucinare solo noi. Adesso ci avete dato anche il link da appiccicare sotto ad ogni commento di chi fa mezza critica. Ma era davvero necessario? Tanto la cucina italiana era buona ieri nella stessa misura in cui lo è oggi, con o senza il vostro bollino, vi pare? Per dovere di cronaca, ma anche un po' per chiarire, il 99% di quei commenti sono da parte di toscani che sostengono che io abbia attaccato gratuitamente la sacra toscanità della cottura della bistecca alla fiorentina. Ma non è vero! Esattamente come non ho mai detto che il concorrente in questione di MasterChef era di origini toscane, perché per quanto mi riguarda poteva essere anche alto atesino, non cambia assolutamente niente. Ragazzi, ma che problema avete? La bistecca rappresentata nel video era effettivamente una fiorentina, ma io non ho nemmeno mai menzionato il taglio. Io ho solo fatto un quadro di presentazione iniziale del ristorante, spiegando che era famoso, che era premiato, che era specializzato in quel tipo di cotture e che era toscano, ma poteva essere lombardo, pugliese, emiliano, valdostano, ma cosa importa? Ma voi capita spesso che vi indichino la luna e guardate il dito? Quel video parlava del livello di qualità di cottura e di attenzione tecnica proposto come normale dalla ristorazione, come normale e logica risposta al livello di aspettativa e di cultura sull'argomento da parte del cliente. Ragazzi, dobbiamo crescere, abituiamoci a questa idea. Rispetto al resto del mondo, su questo argomento specifico, cioè quello della bistecca, siamo indietro come le palle del toro. Giusto per capirci, se viene postata la foto di una carbonara, anche apparentemente perfetta, voi gli fate le pulci. Se la carbocrema, come la chiamate voi altri, non è abbastanza cremosa, o se viene usata pancetta al posto del guanciale, o se l'impiattamento è bello anziché brutto. E se viene postata la foto di una pizza fatta in casa da un povero Cristo, voi vi mettete lì a misurargli col goniometro la velatura o tirate a indovinare se la percentuale di idratazione dell'impasto è adeguata. Ma se uno posta il video di una bistecca palesemente bruciata, perché quella era palesemente bruciata, cioè, diamine, avete gli occhi, se è carbonizzata sopra, è bruciata, ma veramente vi devono spiegare come è fatta una roba bruciata, è amara, e nella quale non è stata evidentemente gestita bene la cottura al cuore, o per nulla magari, perché quella bistecca, ve lo può confermare qualunque addetto ai lavori, non aveva raggiunto i 45-46 gradi della cottura al cuore e al sangue. Al 99% era fredda al cuore, era evidente. Allora voi, la carnazza! Se non è quattro dita è carpaccio, che non faceva ridere neanche la prima volta che la si è sentita, figuriamoci la millesima. Voi capite che se va bene così c'è un problema culturale di fondo, dobbiamo evolvere un tantinello a livello gastronomico perché siamo indietro. Il resto del mondo non ragiona così. So che tanto pensate che siano tutte cazzate, ma noi dovremmo provare qualche volta a uscire un pochettino dalla nostra bolla di presunta superiorità, perché noi possiamo raccontarcela un po' come vogliamo, ma i fatti rimangono fatti. L'Angus è una razza presente in tutto il mondo. E anche la famosa Rubia Gallega, che fino a 10-15 anni fa non si sapeva neanche cosa fosse.
ora è esportata ovunque. Mentre il nostro fassone o la nostra chianina, che in teoria il mondo ci dovrebbe invidiare, se passi Mendrisio non se la calcola più nessuno. Questo è. La cucina italiana è diventata patrimonio UNESCO dal 2025, ossia dall'anno scorso. Ma la cucina francese, ossia di quelli che prendete sempre in giro perché non hanno nemmeno il bidet, avete presente? Lo è dal 2010. E dallo stesso anno lo è anche la cucina messicana. Dal 2013 lo è anche la cucina washoku giapponese, ma un pezzo prima che gli all you can eat sushi invadessero le nostre provinciali. Dovremmo, secondo me, imparare a scendere un pochino dal nostro piedistallo perché ci farebbe solo bene. Forse più che bullarci di essere stati riconosciuti come patrimonio dell'UNESCO, forse dovremmo chiederci, ma se siamo davvero così bravi come riteniamo di essere, come mai ci siamo riusciti solo nel 2025? Non mi fraintendete, la nostra cucina, soprattutto per biodiversità, se volete sentire la mia, è davvero straordinaria. Ma non è che questo voglia dire che esistiamo solo noi o che ci possiamo sentire onnipotenti nei confronti degli altri. Di sicuro sulla bistecca abbiamo da imparare, e tanto. Facciamo pace col cervello su questo. Sempre in quel video vi dicevo che nella nostra tracotanza sul grilling appariamo abbastanza ridicoli e il mondo ci prende un po' in giro su questo. Esistono dei youtuber che vengono in missione apposta dall'estero per sfotterci, altro che il mondo ci invidia. Anche qui non mi credete e quindi vi do qualche dettaglio in più. Proviamo a dare un'occhiata a quello che dicono gli stranieri di noi, non a quello che dicono a noi, a quello che dicono di noi tra loro. Qui ad esempio c'è Rosco che tenta di spiegare ad altri americani l'esperienza di una bistecca in Italia. Cosa dice? Che non esiste un ristorante specializzato in bistecca nel nostro paese. Il termine bisteccheria si inizia a vedere soltanto adesso, ma è un'altra cosa. E continua. Una cosa che un americano non riuscirebbe mai a capire è che non ti chiedono neppure come la vuoi cotta, proprio non gli interessa. Tanto so che direte, ma ben cotta vuol dire rovinarla, è da ignoranti. Ma guardate che nelle steakhouse americane non è che sia esattamente la norma servirla ben cotta, anzi è piuttosto raro. Però bleu, cioè il nostro sangue, rare, medium rare e azzarderei anche medium, gliele vuoi dare? Dai, mi sembra il minimo sindacale. O uno per forza deve mangiarla che ancora muggisce e gli deve piacere così. Dai, solo da noi. Quello che nemmeno Rosco è riuscito a capire è che si tratta di un meccanismo difensivo. In media non sarebbero in grado di portare una bistecca alla cottura medium rare senza bruciarla esternamente, o nella migliore delle ipotesi senza farla diventare un copertone da camion. Questa è la verità. Per un americano in una steakhouse questa è una cosa inconcepibile. Se te la chiedo medium, tu me la porti esattamente medium, e succosa e tenera, altrimenti chi sbaglia sei tu, non io. Poi cosa dice Rosco? Che ci sono pochi tagli, filetto, entrecote e fine dei giochi. Altra cosa inconcepibile per un americano abituato a scegliere tra una montagna di tagli, altrimenti che steakhouse è? Ma la cosa che mi fa specie è che poi fai conoscere attraverso i social un taglio come il diaframma agli italiani, che in precedenza avevano sempre e solo usato come trita da ragù, e impazziscono. Le macellerie oggi vendono il diaframma più caro del filetto, perché è di moda. Ma naturalmente gli scemi sono sempre solo gli altri, Poi dice che la carne in Italia non è classificata e per lui è assurdo, e anche per me se vogliamo dirla tutta. Ognuno può dire che la sua è migliore perché tanto non esiste una misura, non c'è contraddittorio. Ed è magrissima e ne siamo persino orgogliosi oltretutto. Tanto lo so, cosa ne capiscono loro? Quelli che fanno la fila davanti a McDonald's e coprono di zucchero qualunque cosa, giusto? Rosco però è stato sous chef e oggi è executive chef. Da 5 anni, non mi sembra esattamente un coglione. No, Allora vediamo cosa dice un'italiana che vive là. Alice allora, o Alice, non so come preferisca farsi chiamare, interviene e tenta di spiegare, dopo essere vissuta là e aver provato la differenza, che noi italiani non siamo gente da bistecca, non abbiamo la cultura, non siamo bravi a farle. Poi dice che ciò che gli italiani al normale ristorante o al supermercato concepiscono come bistecca è questa roba qui, ossia la fettina. Che mi sento di dire, Alice, baciati i gomiti, perché magari fosse così. Sarebbe già 3 passi avanti rispetto a qualunque cosa si vede in media in giro. A questo punto approda nella conversazione un italiano che mostra una bistecca. Attenzione, non ho detto il taglio, non me ne frega niente. Che caso vuole, presenta esattamente gli stessi difetti di quella che avevo mostrato nel mio video. Cruda al cuore
e non al sangue, che sono due concetti diversi, è bruciata fuori. E cosa dice? La stessa cosa che viene detta nei commenti al mio video, ossia, ma di che difetti parli? A me sembra normalissima, io non conosco una realtà diversa da quella. E anche qua lui dice, questa è quella che mangio io, non riesco proprio a capire come può essere fatta quella di cui parlate voi. Ora, arrivati a questo punto della conversazione, dopo aver argomentato tutto quello che ho spiegato a voi in questo video, quando proprio non c'è più possibilità di ribattere oggettivamente, quello che mi viene detto è ma a te che ti frega, se a noi piace così ognuno se la mangi come vuole. Ma se uno a casa sua vuole mangiare la pasta stracotta, di quella che se la tiri contro il muro rimane appiccicata, che problema c'è? Che lo faccia. Ma un conto è dire che i gusti sono gusti, e un altro è dire che si voglia a tutti i costi negare che esista un'altra possibilità, che peraltro la maggior parte del mondo considera migliore. Anzi, peggio ancora, addirittura dare agli altri dello stupido per questo. Che poi, piccolo pensiero, ma siete davvero sicuri che a voi piaccia così? Perché nella mia piccola esperienza avuta in questi 20 anni con qualche migliaio di persone, quando generalmente si afferma questo in maniera così netta, è perché non si è provato il contrario. Perché poi quando succede, in tantissimi casi, si cambia idea. Però fate voi. Il vero problema del concorrente di MasterChef, quindi, non è tanto l'aver sbagliato cottura, che può succedere a chiunque, e non solo il fatto di non sapere come debba essere eseguita la cottura corretta di una bistecca, quanto il fatto di ignorare che ne esista una diversa da quella. È un dato di fatto, e con questo chiudo, giuro, che non esista superiorità senza umiltà. E imparare ogni giorno qualcosa di nuovo è una delle cose più belle della vita, specie nei casi in cui ne abbiamo un disperato bisogno come questo. Quindi ci vediamo alla prossima e buon barbecue. Ciao!